Via Ottaviano, zona San Pietro, da qui si esce dalla metro Ottaviano e si va a San Pietro. Hanno voluto... Lo conosco bene per Ciao, Stavo bella. tanto per portafoglio. Grazie, ti sei salvato? Tutto bene? Ciao ragazzi. Devo guardare con il video per Ciao. YouTube. Per Sei YouTube. numero uno, però sei sempre tanto per quanto sono si uscirà fuori da portafoglio. Via Ottaviano è stata pedonalizzata per permettere ai pellegrini, tutti i cittadini, per avere una via pedonale dove spostarsi, ma ci sono già tanti problemi. Poi pensate oggi che è il 25, già la viabilità è un casino, tanta gente, controlli da tutte le parti e ci facciamo un giro per vedere com'è la situazione dell'inizio del giubileo. C'è già una pattuglia che presidia la zona. Questa è una zona completamente pedonale, salvo per il tram. Hanno investito tanti soldi su questo tipo di pavimentazione. Però ho notato che quando piove si forma ancora una conca e sotto alla metro scende l'acqua. È incredibile come la quantità di persone che ci sono su via Ottaviano, piazza Risorgimento e poi andare verso San Pietro è enorme, ma ci sono pure tante forze dell'ordine ferme a presidio, guardia di finanza da una parte, polizia municipale dall'altra, lì c'erano i carabinieri, lì giù vedo tutte sirene accese di blindati e controlli vari, c'è un controllo altissimo perché si ha anche paura di possibili attentati. Voi considerate che quando ci sono talmente tante persone su una singola strada basta un po' di casino e si crea il panico. Tutti senza tetto che spesso stazionavano qui, lì, di là e ce n'erano tanti, non ci sono più. Alcuni senza tetto si erano seduti vicino un angolo, sono arrivati prontamente i carabinieri e li hanno fatti spostare. Questo vi fa capire che quando si vuole le situazioni si possono mettere a posto. Questo è uno di quei casi in cui vogliono presentare la città al meglio, pulita, organizzata, perché ci sono tutta una serie di controlli, ci sono i netturbini che lavorano il 25, perciò immaginate, stanno raccogliendo adesso ancora la roba che trovano per terra, però per esempio oggi i servizi pubblici sono stati un po' carenti perché hanno fatto delle fasce di garanzia fino all'1:30 la mattina e poi alle 4:30 hanno riaperto e potete immaginare quanta gente c'era. Qui senza tetto eccetera ormai non ci sono più, c'è solo qualcuno di quelli storici che magari staziona perché non può deambulare, perché ha problemi, ma qui è divieto di tutto, compreso parcheggiare. C'è il presidio anche a piedi di tantissimi nuovi netturbini che fanno una pulizia straordinaria proprio passo passo di tutto quello che viene lasciato in giro, sensibilizzare le persone anche a tenere pulito. Lo Stato Vaticano, dopo questo cancello c'è lo Stato Vaticano, da questa parte si inizia ad andare proprio a San Pietro, hanno messo addirittura i dissuasori, l'esercito e diverse pattuglie, anzi blindati proprio dei carabinieri, della Guardia di Finanza e praticamente questi sono nuovi, prima non c'erano. Vedete, un dispiegamento di forze importantissimo, 1, 2, 3 blindati, 4 blindati, polizia e carabinieri. Qui ovviamente adesso diventa difficile passare perché c'è talmente tanta gente che ti devi proprio fermare. Tutta la parte questa qui adesso è contingentato l'accesso, è normale che sia così perché vogliono tutti entrare e lì c'è un vero e proprio controllo di sicurezza che impedisce di entrare liberamente, ma che devi verificare ovviamente le persone che entrano. Adesso noi passiamo lateralmente. Ah, sì, c'è una fila enorme solo per accedere all'area interna. Guardate, lì.
Superato il primo varco c'è un varco ancora più serrato, ci sono i metal detector, i scanner eccetera per poter accedere alla piazza, questo sempre in virtù del fatto che si ha paura ancora di più adesso di un eventuale attacco terroristico o comunque di eventuali problemi. Se guardiamo lì ci sono proprio le file, le lunghe attese per poter entrare sulla piazza e ci sono i metal detector a vista con tanto di carrello come fosse all'aeroporto in pratica, cioè si riesce a controllare ogni singola persona che entra nella piazza e non solo. Altra cosa interessante, è stato messo un presidio fisso della Questura di Roma proprio qua di lato con tanto di uffici operativi H24. Tutta questa parte qui, vigili del fuoco, esercito, polizia, 3 camion dei vigili del fuoco pronti per ogni evenienza eccetera, e da quest'altra parte invece tutti i metal detector per i controlli, addirittura si possono estendere, perciò possono avere veramente tantissimi varchi d'accesso con i metal detector, controlli, e poi la piazza che adesso è completamente chiusa, presidiata. Pochissima gente sulla piazza nonostante c'è una grande fila, perché stanno facendo secondo me un processo di entri ed esci, nel senso non vogliono troppa gente fissa all'interno della piazza e non vogliono troppa calca comunque fissa. Allora che fanno? Fanno muovere, entrano e escono. La cosa buona secondo me è che con tutto questo casino non ci sono borseggiatori o comunque sono molto ridotti. Noi stiamo guardando anche la presenza perché ci hanno detto guardate che i borseggiatori li seguono fino all'interno della piazza, ma con tutti questi controlli secondo me molti vengono scoraggiati. Qui una volta sotto il porticato di via Conciliazione c'erano tantissimi senza tetto, proprio tanti. Era un posto dove ritrovarsi con il freddo, con la pioggia, anche perché portavano i pasti. E adesso che è partito il giubileo non ci stanno più. Perché non ci sono più? Perché ovviamente tutti quelli che venivano li avrebbero visti. Adesso io non so dove stanno, però sono sicuro che stanno qua nei dintorni. È pulitissimo qua sotto, non ci sta più nessuno. Ah no, forse qualcuno c'è, vedi, sì. No, qualcuno c'è, però è un'altra cosa, nel senso che ci sono tutte le cose accatastate in un angolo ben nascoste, anche di qua stessa cosa, coperte, eccetera, e situazioni che una volta qui invece era proprio una piccola cittadina, ci siamo già venuti, idem dall'altra parte. Io non ho mai visto un servizio di festivo a quest'ora con un presidio così forte anche dal punto di vista della sicurezza urbana. Ogni angolo ci sono forze dell'ordine, veramente ogni angolo. E c'è Guardia di Finanza, ci sono carabinieri, c'è polizia, addirittura stanno sia in borghese che in divisa. Anche queste vie limitrofe sono chiuse e a ingresso di ogni piccola via ci sono forze dell'ordine di tutti i tipi. C'è polizia, guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani, di tutto e di più, proprio perché questa situazione proprio una vera e propria militarizzazione, oltre ai militari che girano. Questo fa capire che se si vuole a Roma si riesce ad essere precisi e rigorosi e rendere tutto pulito, perché non c'è una carta a terra, non c'è una macchia, non c'è una scritta. È tutto veramente messo in ordine. Questa cosa colpisce perché tanti si aspettavano chissà che succederà al giubileo, invece devo dire che la situazione è veramente sotto controllo, forse troppo. E anche qua su tutta via della Conciliazione c'è pattuglia, blindato, pattuglia, macchina in borghese, tanti controlli, c'è anche chi, vedete, passa nella parte centrale dove sarebbe riservato, credo, alle manifestazioni di fede, adesso c'è tipo un piccolo corteo, e ci sono anche i controlli all'ingresso dall'altra parte. Questa è l'altra parte dove fanno sempre il controllo di accesso, proprio per evitare che entrino persone senza controlli, no? Da questo punto di vista capite quanta gente c'è da quella parte. Poi lì c'è la famosa Piazza Pia, quella dove hanno costruito il nuovo sottopassaggio per renderla ancora più pedonale anche in questo caso. Perciò tutta la gente viene da quella parte e si infila di qua. I controlli sono qua, vedete, addirittura i liquidi, queste cose qua vanno lasciati perché potrebbero essere potenzialmente pericolosi.
Questa via della Conciliazione oggi è già piena. Voi immaginate nei giorni quelli più importanti sarà stracolma fino a Castel Sant'Angelo, se non oltre, e ci avranno tutta questa possibilità di accesso e tutti i possibili varchi che ci sono. Mancano all'appello i bagni chimici, o comunque i bagni. Io ho visto adesso tantissime persone che passavano, molte si sono messe in fila a uno dei pochi bar aperti. Tra l'altro il bar non è che può avere chissà quanti bagni, c'è un bagno e devono fare la fila, però è un servizio di privati. Al contrario, qua ci devono essere veramente postazioni e postazioni di bagni chimici o comunque di servizi per poter andare al bagno. Poi ci sono tantissime persone anziane, disabili, bambini, ma manca tutto. Allora sì, ok, la sicurezza, però forse nella sicurezza hanno pensato che il bagno chimico potesse essere un posto pericoloso dove magari lasciavano o facevano qualcosa, però servono, è normale. Sembra una stupidaggine, ma spostarsi da qui a lì può anche volere 20 minuti o mezz'ora di camminata. Voi dite, è possibile, eppure sì, ci sono proprio delle transenne che evitano di passare. Salve. Noi siamo usciti, ma la fila non solo continua ma è aumentata, ed è aumentata all'interno. Ricordiamoci che questa piazza qui invece è abitata, anche se con un minimo di controllo, ma è ancora abitata anche oggi, vedete? Nonostante lì c'è casino, eccetera, eccetera, qui la piazza, vedete, ha persone che ci vivono. Perché? Perché qui ci sono anche i bagni, e poi qui vicino ci sono i bagni, quelli del Vaticano, che sono abbastanza famosi. Che poi sono pure aperti adesso i bagni, vedi? A che ora chiudono i bagni? A che ora chiude? Alle 7. Alle 7? Ok, grazie. Ciao. Posso fare una foto? Certo. Guarda, gliela faccio io. Ah, è scalabilito. Prego. Ciao. Questa è la grande contraddizione. Giubileo, file, controlli enormi, eccetera, e ancora gente che purtroppo è costretta a vivere nelle tende, sotto alle mura del Vaticano, intorno a uno dei posti più controllati in questo momento d'Italia. Ciao. Saluti da Bari, sei un grande. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Una zona ultra presidiata, tra l'altro qui ci sono il commissariato, tutta la parte delle forze dell'ordine, ma qui purtroppo ci sono persone costrette a vivere in questo modo, con l'aggravante in questo momento che gli hanno stretto ancora di più gli spazi. Pensate che sicuramente gli sarà stato detto, ciao, gli sarà stato detto che tutte le loro cose vanno tenute lì ordinate. Io non ho mai visto così ordinato qui. Io qui ci venivo, spessissimo era un luogo dove trovavi tanto degrado, perché vedi, già qui un po' di degrado c'è, qualcuno ha abbandonato le cose, ma vedere già tutto raccolto, tutto pulito, tutto sistemato, addirittura qui sopra le coperte messe e chiuse all'interno di sacchi da utilizzare la sera, e fa freddo in questo momento, fa capire comunque come sia stata data anche un'indicazione ai senza tetto qui intorno al Vaticano. Sembra quasi una città moderna Roma, addirittura hanno dato regole a coloro che non hanno regole. Questo è tutto il kit per il freddo, le coperte lì, i giornali qui, i cartoni qui, cioè tutta roba isolante per far sì che durante il periodo freddo si riesca a stare più caldi possibile. Ciao. Grazie. Anche qui il controllo dell'esercito all'ingresso. Superato lì c'è il controllo della polizia, di là i carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, è un controllo continuo. Come ho detto, militarizzato il Vaticano e i dintorni. Nonostante siano passate migliaia e migliaia di persone, non c'è una carta per terra. Sembra di stare in una capitale europea di quelle vere, o anche in uno di quei posti dove dici è tutto pulito e perfetto. Ciao. Io proprio sono più povera. No, perché siamo venuti in metro, ormai in metro non te devi portare più i soldi che te li rubano. Sì, il metro è così. Volete prendere il metro? Sì, siamo andati a prendere la metro. Sì,
Sì, Grazie sì. mille, cara. Ah, ciao. E abbiamo visto gli ultimi baluardi dei senza tetto, stanno proprio qui al limite dove vi ho detto, sono stati mandati via tutti e messi in un angolo, hanno paura che la gente inizi a dire il giubileo, il Vaticano eccetera, e poi vedi persone per strada in condizioni gravi eccetera. Poi la verità secondo me è sempre la stessa, li hanno mandati da un'altra parte e li hanno tolti dagli occhi delle persone che passano qua.